Oggi vi voglio raccontare i bar della Banda della Magliana, non di proprietà, o anche se poi alla fine c'erano delle quote probabilmente, ma i luoghi che frequentavano, perché il bar a Roma è molto tipico come un po' in tutta Italia, ma per la Banda della Magliana erano veri e propri uffici e ne avevano diversi per zona. Oggi vi farò vedere ben 4 bar, perché in realtà loro vengono associati semplicemente 2 bar, di cui uno in particolare è quello di Romanzo Criminale, che tra l'altro non è neanche quello vero, perché quello è un bar che si trova a Pietralata, mentre i bar sono tutti nella zona tra Testaccio, Marconi, Garbatella e Ostiense. Sono bar che ormai hanno cambiato gestione 1000 volte, però sono sempre un punto di riferimento storico e spesso le persone che vengono a Roma li vanno a visitare. Perciò oggi ve li racconto, ve li faccio vedere e se vi interessa bene, se no andatevi a comprare un bel caffè che è a merda. Primo della lista, secondo me anche il più importante, perché è quello che aveva duplice funzione, è questo bar qui alla mia destra, che praticamente si trova in via Enrico Fermi ed era importante per 2 motivi. Uno, perché era il punto di raccordo tra una e l'altra fazione della banda, perché veniva qui Giuseppucci, che era colui che aveva i rapporti sia con i Testaccini che con la parte della Magliana vera e propria, cioè tutti quelli Trullo, Magliana, eccetera, che avevano 2 bar separati, e cioè questo era il bar di raccordo tra le 2 fazioni. Ogni bar doveva avere una caratteristica molto particolare, facilmente raggiungibile se doveva essere un punto di raccordo, ma doveva avere un'uscita posteriore, che è la cosa più importante in caso di retata, qualcuno che magari ti voleva aggredire, magari qualcuno ti voleva fare un'imboscata, eccetera. L'uscita posteriore aiutava tantissimo, perché aveva sempre un barista di fiducia che stava lì e ti segnalava o guardie o ladri o nemici o comunque chiunque ti poteva creare un problema. Questo è proprio un punto di raccordo importantissimo, perché avendo qua Viale Marconi, che è un crocevia immenso, si ha il collegamento tra la parte dell'Eur, la parte più vecchia di Trastevere, la parte più vecchia di Portuense, e da qui è facilmente raggiungibile sia quello di via Chiabrera, che è l'altro bar che era quello proprio ad esclusivo uso proprio della parte della Magliana e del Trullo, che quello di Testaccio, che era ovviamente ad esclusivo uso dei Testaccini. In più c'era un bar di rappresentanza che usava uno dei capi dei Testaccini, Enrico De Pedis, per incontrare persone, perché era più elegante, perché tu non facevi magari venire un personaggio importante al bar quello dove tutti i giorni si faceva attività d'ufficio, ma lo facevi venire magari in un bar più elegante e più pompato. A circa 2 chilometri dall'altro bar, da quello di via Fermi, arriviamo qui a via Gabriello Chiabrera, e qui c'era l'altro bar, quello più duro e puro, raggruppava praticamente gli esponenti della Banda della Magliana dalla parte del Trullo, perciò non i Testaccini. Questa via era comodissima perché anche qui era un po' defilata, ma in 3 secondi si arrivava a un'ennesima fermata metro, si arrivava verso qualsiasi stazione e si arrivava sulla via centrale. E in questo bar che vedete qui alla mia sinistra praticamente si riunivano. Ovviamente trattavano questo bar come un ufficio. Qual era il vantaggio? Che arrivavi, te prendevi il caffè, c'avevi l'appuntamento, si discuteva del più e del meno, per quello spesso si parla di chiacchiere da bar. La cosa molto importante è che anche questo bar ha un'uscita posteriore, in modo tale che in caso d'agguato, in caso di retata, in caso di altro, la gente si poteva defilare. I primi 2 bar che abbiamo visto, quello di via Fermi e questo di via Chiabrera, erano prevalentemente orientati alla Banda della Magliana, area magliana, perciò Abatino, Danesi, Colafigli, Sicilia, erano tutti più o meno in questi 2 bar, in particolare in questo, perché poi qui è dove Claudio Sicilia conobbe Colafigli e anche la zona dove abitavano, perché oltretutto il bar era proprio quello sotto casa, e da qui erano nati tutti i primi traffici. Di là delle posizioni dei bar e del numero di bar, la suddivisione dei bar era tra Testaccini e Magliana.
perché in Magliano tutti quelli che abitavano in questa zona fino al Trullo, i testaccini abitavano ovviamente a Testaccio, ed era nei bar, in particolare nel bar di Via Fermi, dove c'era il punto di raccordo tra tutti. Per quello Giuseppucci era il collante, quello era il bar sotto casa sua ed era il bar più comodo per lui e per far incontrare sia un gruppo che l'altro, che erano molto chiusi, e l'incontro avveniva sempre grazie a Giuseppucci. Alla morte di Giuseppucci sono diventate due fazioni separate e si sono trincerate ognuno nei propri bar, perché nei bar si decideva tutto, si decideva vita, morte e miracolo di tutto, si decideva in quale zona vendere, si decideva chi ammazzare, si decideva chi rapire. Adesso qui siamo arrivati in un bar storico. Questo non era un ritrovo della banda della Magliana, bensì era un punto dove i testaccini andavano a fare gli incontri più evoluti. Cioè, che vuol dire? Se io avevo a che fare con un politico, con uno dei servizi segreti, con un imprenditore, non lo facevo venire al bar di Testaccio, che dopo andremo a vedere, ma lo facevo venire in questo bar qui, perché era elegante, c'erano gli aperitivi, c'era la pasticceria, e ormai sono tantissimi anni che esiste, addirittura questo si è espanso, non era così grande questo bar prima. Pasticceria rinomata, caffè rinomato, tutta una serie di cose, non so fare pubblicità, però qui De Pedis fino alla sua morte l'ha utilizzato per intessere rapporti, per parlare con le persone e per far vedere determinate cose. Alla fine non era una base operativa, ma era semplicemente un luogo di rappresentanza, dove giustamente potevi portare le persone e non sfigurare. E siamo arrivati all'ultimo bar, secondo me il più significativo, per due motivi. Il primo, più importante, è perché qui è nato tutto. Davanti a questo bar, Franco Giuseppucci parcheggiò la sua automobile con le armi all'interno, perché lui custodiva le armi per alcuni gruppi criminali, fu rubata da Ticani. Lo stesso Ticani, dopo aver trovato queste armi, andò a venderla al gruppo della Magliana e del Trullo, e il gruppo di Testaccio andò insieme a Giuseppucci per riavere queste armi, e da lì nacque questo accordo. Perciò da qui nasce la banda della Magliana in maniera diretta. Successivamente questo bar è rimasto il covo, il ritrovo dei testaccini. Come tutti i bar, anche questo qui aveva un'uscita, chiamiamola di sicurezza, che in caso di agguato e in caso ovviamente di perquisizioni, di arrivo della polizia, permetteva comunque di uscire. E questo è un unico comune denominatore di tutti i bar, perché altrimenti non venivano scelti. Tra l'altro questa è una delle poche zone dove i cittadini romani sono rimasti, case popolari, case che sono state vendute, perciò vecchie case popolari che sono diventate pubbliche, ma il cittadino romano, quello dei vecchi tempi, qui lo troviamo ancora. Qui accanto tra l'altro c'è un bar ancora più grande che è pasticceria, però quello non veniva preso in considerazione perché, essendo troppo frequentato come bar, non dava quell'intimità nel discutere. Tutti quanti i criminali hanno sempre bisogno di un bar dove ci sono tavolini, tra virgolette, un pochettino più nascosti, anche perché le intercettazioni c'erano anche ai tempi, ovvio non erano sofisticate come quelle di adesso con cellulari, cose a distanza, ma si metteva la classica microspia sotto un tavolino e tu lì potevi intercettare un po' di discorsi. Però era ancora presto, era ancora gli inizi e stavamo parlando di figure che si sarebbero nel tempo evolute a criminali e che comunque nella specificità di Testaccio avevano anche rapporti con i servizi segreti. Per chiudere vi aggiungo un dettaglio: da qui è partito il comando, se avete visto il precedente video su Memmo Balducci, che ha ucciso Memmo Balducci, perché dista veramente 500 metri in linea d'aria la via dove Memmo Balducci, l'ex usuraio strozzino della banda della Magliana, è stato ucciso. Gli aneddoti che si raccontavano poi nel momento in cui i testaccini sono diventati più forti, no? È cresciuta la qualità della vita, perché questa, essendo una zona popolare, se giravi col maggiolone eri fortunato. Invece a un certo punto, specie De Pedis, che era quello che aveva un pochettino il gusto più raffinato, iniziava a girare per il quartiere con un Morgan a due posti senza tetto, super di lusso, vestito con tutta roba stracostosa. E questo era anche un po' per affermare che la criminalità aveva pagato in quel momento e gli aveva permesso di farsi vedere qua, dove fino all'altro giorno giocava a pallone con le scarpe bucate, ricco, straricco e potente. Perché nonostante eri diventato ricco e avevi la possibilità da gli uffici di lusso, da nei bar più belli di Roma, eccetera,
eccetera, tornavi sempre alle tue radici, ma mostrando, ostentando in questo caso, quello che erano i guadagni, la ricchezza che avevi accumulato. Però questo è proprio il punto importante, perché lo stesso De Pedis qualche anno dopo è stato ucciso brutalmente, con tutte le ricchezze, con tutte le guardie del corpo, con tutte le proprietà immobiliari. Anche lui ha pagato il conto alla criminalità. Nessuno del gruppo della Magliana veniva casualmente in questo bar e viceversa nessuno dei testaccini andava casualmente al bar di via Chiabrera, mentre si poteva andare tranquillamente nel bar di via Fermi, perché come dicevo prima il bar di via Fermi era un punto importante finché c'era Giuseppucci per incontrarsi, per discutere e per prendere decisioni in comune. Dopo la morte di Giuseppucci i due bar sono diventati veramente blindati, perciò tu de Testaccio non ci vieni a Chiabrera e tu de Chiabrera non ci vieni qui a Testaccio. Ed è importante che questa cosa renda molto l'idea del bar come una fortezza. Non è un locale pubblico, è una fortezza per chi ci sta dentro e per chi giustamente lì dentro prende delle decisioni. Ma il proprietario del bar, che vede tutto sto movimento lì, no? Che fa? Non si lamenta. La maggior parte dei bar era come se fossero loro, in pratica venivano comprati e intestati a nomi fittizi che poi diventavano il gestore vero e proprio del bar. Nel senso, prendi una persona e dici: oh, gestiscimi il bar, ma io non c'ho una lira, te pago tutto io, tu mo gestisci come dico io, dai in occhio, assumi chi dico io, perché si prendevano anche ragazzi di fiducia o anche persone che facevano la criminalità, spesso lavoravano nel bar come copertura, perché se a un certo punto tu esci fuori con una marea di soldi, c'avevi almeno una via di sbocco per dire oh, io lavoro, certo, un po' troppo per uno che fa il barista, però era un sistema molto rodato anche quello di riciclare una piccola parte dei proventi. Ovviamente non ci potevi riciclare chissà quanto, per quello si affidavano a personaggi come Memmo Balducci, che giustamente reinvestiva in cose grosse, mentre coloro che stavano alla parte via Chiabrera sta roba neanche gli interessava. Il bar l'avevano lasciato così com'era, ovviamente nessuno diceva niente perché incutevano timore, però non c'avevano la mentalità imprenditoriale che c'avevano i testaccini da quest'altra parte. Finale di tutto, comunque, anche mentalità imprenditoriale ha portato molto in alto e ha portato alla morte di praticamente quasi tutti. Se volete saperne di più specificamente su altre figure della banda della Magliana, su altri personaggi, scrivetemelo qui nei commenti e io cercherò di portarvi altro. Ho cercato di portarvi sui luoghi per mostrarveli, per farvi un attimino un po' respirare quello che è l'area di Roma, nello specifico dove avvenivano questi eventi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!